Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, la Citroën 2 cavalli Charleston, edizione De Agostini in scala 1:8, uscita numero 36. Andiamo subito a vedere il contenuto di questo nuovo fascicolo per consentire a chi non ha fatto questa collezione, se ne ha piacere, di poterne anche leggere i contenuti, non soltanto guardare le immagini. E mentre facciamo scorrere questo, io ringrazio sempre tutti i miei iscritti, che siete la vita del mio canale. Grazie ragazzi, grazie a tutti, proprio tutti. E se qualcuno si fosse dimenticato di iscriversi al canale e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornato su ogni mio nuovo video, mi raccomando, sappiate che è gratuito e potete farlo. Per me è molto importante. Siamo arrivati a oltre 1840 iscritti. Mamma mia, ma chi l'avrebbe detto? Io no di sicuro. Vi ringrazio con tutto il mio cuore. Ringrazio le persone che mi scrivono i commenti, che mi danno un supporto morale, dandomi consigli, ringraziandomi per quello che faccio per loro, ma io ringrazio voi per quello che fate per me. È ovvio che ho piacere di ricevere commenti di quel tipo, dove mi dite: mi hai fatto venire il desiderio di fare il modello, diversamente magari non ci avrei pensato. Intanto stiamo vedendo le immagini che poi andremo a vedere bene, e quindi quando leggo commenti così dico: che bello, anche se non faccio niente di così importante, però anche a dare una mano a chi ha più difficoltà nel montaggio dei modellini per me è tanto. Ecco, sono piccole ma per me grandi soddisfazioni. Quindi grazie di tutto. Grazie anche alle persone che mi hanno donato un aiuto per investire nel canale. Grazie all'icona grazie che c'è scritto sotto ogni video e mi hanno mandato un aiuto. Molti di voi non vogliono essere... molti ho esagerato, non esageriamo. Alcuni di voi non vogliono proprio essere nominati e questo mi dispiace molto, però vi rispetto. Io avrei avuto piacere di ringraziarvi, ma a voi non interessa, avete voluto aiutarmi e basta. E io vi ringrazio ancora una volta. Avete visto quante volte Michele ringrazia? E cosa dovrei fare? Fare un video dove dico grazie e poi ad ogni video non ringraziare più? Perché? Io ogni video che faccio, ogni video che seguirà, lo faccio grazie a voi che mi guardate. Se io avessi un canale che muore, ma non potrei andare avanti, non avrebbe alcun senso. Ecco perché sono qui a dirvi questo. E ve lo dirò ad ogni video. Però voi non mi cancellate, mi raccomando. Allora, andiamo a vedere subito. Qui in realtà è praticamente il fascicolo che si ripete come il numero 35, solo che questo è lo scambiatore d'aria destro e ha soltanto un filo, un tubo di gomma, mentre il sinistro ha 2 tubi di gomma. Poi il montaggio è quello, ma andiamo a vederlo lo stesso. Tutti i pezzi che troviamo sono in plastica, ma non ci sono problemi. Sapete che il modello è già pesante così. Io penso che raggiungerà i 5 kg di peso, ma lo vedremo alla fine. A questo punto prendiamo le viti CP
che sono da avvitare nella plastica, quindi non necessitano di nessun tipo di lubrificante. Ne prenderò una, ma ce ne serviranno 4, una avanzerà perché è in più. Qua addirittura ne abbiamo 6. 6 viti. Ah, ho capito, perché ce ne hanno date in più perché poi dovremo andarle a montare sul modello. I pezzi andremo a montarli anche sul modello. Perfetto. Allora, andiamo a crearci il filetto in questi fori qua. Il passaggio è molto veloce, ma vi permette in situazioni magari più complicate di non creare alcun danno al modello. Se vi prendete questo modo di lavorare, state pur certi che vi porterà benefici e non altro. Qua non arrivate fino in fondo, fermatevi lì. Perché qui non dovete arrivare fino in fondo? Prima di tutto perché non potete, perché questo è più corto di questi qua. E poi perché va considerata la plastica come spessore che poi batterà sotto la vite. Bene, abbiamo creato, vedete, tutti i filetti. Adesso prendiamo la testata e andiamo a vedere qual è la posizione corretta. Vi ricordate? Non è simmetrica, per cui non vuol dire che non potete metterla sia così che così, ma c'ha soltanto una posizione corretta. Ed è questa qui. Eccola qua, subito. Infatti, se io la giro dall'altra parte, non mi combaciano i fori. Impossibile. Un attimo che prendo la penna che avevo messo qui. Vado ad allargarmi appena un po' questi fori quadrati, perché i pin sono rotondi. Così agevolerò di più l'inserimento. Ecco qua. Perfetto. Proviamo. Ok. Tutto dovrà combaciare nella battuta dove abbiamo la parte nera. Perfetto. Ecco qua. Adesso passiamo al collettore, alla guarnizione del collettore. Spostiamo questo, così riusciamo forse a mettere l'immagine più a fuoco. Prendiamo così, ricordatevi, una parte non è fatta molto bene, mentre dall'altra parte abbiamo i due dadi che si vedono perfettamente, vedete? Ecco, la parte dove si vede di più il dado dovrà essere messa verso la curva, perché è quella più visibile, mentre invece quest'altra va contro la testata. Quindi anche se non si vedono bene i dadi non ci interessa, ma la parte più bella va messa di qua. Adesso ricordatevi come nel numero precedente, il 35 che abbiamo montato prima di questo è il 36, non fate l'errore di fare questo lavoro qui. Dovete prenderlo di qua e schiacciare giù. Ok,
Perfetto. A questo punto prendiamo il pezzo senza il filo, quello su cui abbiamo già inserito la testata, lo mettiamo così e andiamo a posizionare questo nell'unico modo possibile. Ecco qua. L'altro pezzo glielo mettiamo sopra, così, e andiamo a mettere 4 viti CP, una qui, qui, qui e qui. Non stringetele tutte subito, prima le mettete tutte, controllate il pezzo e poi stringerete tutto alla fine. Infatti vedete come si vedono bene qua i dadi? Nella parte più visibile. Eccoli qua, i bulloni. Andiamo a stringere tutto. Avete visto come è stato semplice il montaggio? Abbiamo finito. Oh, no, ho commesso un errore. Ho commesso un errore. E il bello che me l'ero preparato, figuratevi ragazzi, vedete? Ho commesso un errore, niente di irreparabile, però l'errore l'ho commesso. Nel numero precedente la testata si doveva montare, in questo numero ci sconsigliano di farlo perché evidentemente c'è un modo in cui potrebbe ostacolarci nel montaggio di qualcosa. Va bene, guardate, fate così. Destra e sinistra piano piano. Va bene che voi non sarete neanche arrivati qua, Speriamo che non siete arrivati qua. Aspettate, vado a prendere qualcosa di piatto. Vedete, ecco qua, niente di irreparabile, Certo, se non lo montavo era ancora meglio. Ecco qui. A questo punto faccio leggera leva, un po' di qua, senza fretta, un po' di qua. Ok. Ecco qua. Con calma, vedete? Ecco fatto, guardate. Perfetto. Bene, a questo punto rimaniamo così, un attimo che rimonto tutto, ed ecco qua. Questo è quello che abbiamo montato in questa ultima sessione, la 36, e questo è il risultato finale. Andiamo a leggerci qua, suggerimenti utili.
mi fa sorridere perché io l'avevo già letto e l'avevo già montato prima. Eppure, vedete, ho sbagliato. La testa del cilindro destro andrà montata nella sede ricavata sul scambiatore d'aria destro in un secondo momento. Quindi questo andrà messo dopo, non adesso. Ah, ok, qui ci dice semplicemente che può soltanto essere montato in un senso e non nell'altro, come abbiamo detto prima. Bene, a questo punto abbiamo finito anche questo montaggio. Io non vi farò vedere fino a che punto siamo arrivati in questo numero, cioè dal primo montaggio, il numero 1 al 36, perché lo potete trovare nel 34 e nel 35. Adesso andremo a montare il numero 37, dopodiché nel 37, prima di terminare il video, farò una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato dall'inizio al numero 37 che adesso andiamo a montare. Io metterò poi nel titolo attenzione, guardare prima il video fino alla fine, proprio per evitare che voi possiate incorrere nello stesso errore in cui io sono andato incontro, non tanto per giustificarmi, ma è la verità. È il 7° video che faccio oggi, ecco, vi dico solo questo, e quello che andrò a fare adesso è l'8° e poi per oggi ho finito le correzioni, poi ci vorrà circa un 37-40 ore per correggerli tutti e ancora circa, ve lo dico perché voglio rendervi partecipi, no? Dico che il canale è vivo grazie a voi e quindi io desidero che voi sappiate anche queste cose, e poi per mettere 30 lingue in ogni video ci vuole circa 20-25 minuti ogni video. Moltiplicateli per 30 e capirete subito quanto tempo ci vuole solo per mettere i sottotitoli. Bene ragazzi, vi ringrazio del vostro tempo, vi abbraccio tutti, auguro una serena serata a voi e a tutti i vostri cari più cari, e mi raccomando, se avete piacere condividete i video nei gruppi dedicati, non questo dove ho commesso quell'errore, non mi fate questa cattiveria, mi raccomando. A parte tutto ragazzi, grazie, ciao.